E buona serata amici War Nights, come promesso eravamo rimasti in sospeso la scorsa settimana, c'è stato il primo appuntamento con Walter Cartella verso l'holographic money, ci eravamo fermati proprio all'inizio di questo concetto che adesso siamo curiosi di ascoltare. Ritrovo Walter Cartella, ricordiamo che è un esperto di IT Security. Benvenuto Walter. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, ripartiamo, direi un brevissimo riassunto della puntata scorsa e poi andiamo finalmente al clou, l'holographic money, quindi intesa anche come possibile soluzione ad alcuni dei problemi o quantomeno insomma delle questioni aperte di questa fase storica. A te. Ok. Allora, vorrei innanzitutto ribadire che questa è la parte 2 della presentazione dell'holographic money. La presentazione è strettamente connessa alle informazioni descritte in parte 1 di questa stessa presentazione fatta alcuni giorni fa qui su Border Night. Per questa ragione durante la presentazione farò più volte riferimento alla parte 1 perché lì troverete gli opportuni approfondimenti su alcuni tematiche che qui vengono solamente citate. Allora, in parte 1 abbiamo descritto e compreso quanto segue. Stranamente, solo poche persone, compresi gli economisti, conoscono il vero significato di cosa è il denaro, che ricordiamo che è la merce più commerciabile. Stranamente, tutte le teorie economiche e monetarie sono fallaci. L'unica valida è la scuola austriaca, che però non è presa sul serio perché prevede l'anarchia e l'emissione del denaro da parte del popolo. Stranamente il concetto che la moneta può essere considerata denaro deve essere connessa ad un bene materiale è stato deliberatamente distrutto nell'arco di 100 anni. Stranamente, dopo quasi 100 anni, la moneta creata dal nulla è diventata un problema. E quindi ora è saggio ritornare al vecchio concetto del denaro connesso ad un bene materiale, e questo stiamo parlando del nuovo QFS. Chiaramente, e non stranamente, i due sistemi economici portanti a livello planetario, sto parlando del GFS, Global Financial System, e Quantum Financial System, che trovate in descrizione in parte 1, sono ovviamente incompatibili fra loro, e quindi grazie proprio a questo essi saranno la scintilla per la creazione di un nuovo ordine mondiale, sia a est che a ovest. E quindi è giunto il tempo di un nostro sistema economico monetario che sia allo stesso tempo anarchico ed armonico, come è l'holographic money. Ora, troverete, mi sto riferendo alla slide 10. Allora, in questa slide, scusate, in questa slide è rappresentato i vari concetti dell'holographic money. Al centro troverete le discipline, la scienza e le varie metodologie che sono il cuore dell'holographic money. Tutte queste saranno immerse all'interno della IT security eretica, che è un concetto che è fuori dagli obiettivi di questa presentazione, ma i dettagli sono descritti nel mio libro Livello -3, è tempo di IT security eretica. Allora, ma partiamo da quella strana croce che ha 6 assi ortogonali fra di loro, che molti di voi probabilmente conoscono, che si riferisce alla fisica evidionica del professor Corrado Malanga. Nella fisica evidionica ci dice, il professor Corrado Malanga ci dice moltissime cose pregiatissime, ma che insomma, tra queste, che la coscienza umana può essere rappresentata attraverso la misura della nostra consapevolezza. Ora, l'essenza di questa conoscenza dovrebbe essere quella di essere consapevoli che noi siamo Dio, coscienza che fa esperienza in un mondo virtuale, olografico, che è la nostra vita quotidiana.
Ma torniamo coi piedi per terra, perché spero che tutti voi siate d'accordo con me che ciascuno di noi ha il profondo desiderio di vivere la propria vita al massimo delle sue potenzialità, senza vivere in armonia col prossimo, che siamo noi. Per qualche strana ragione, giusto o sbagliata che sia, questo non ha qui importanza, qui sul pianeta Terra abbiamo avuto la necessità di inventare il denaro. Ora, se noi siamo Dio, dobbiamo ammettere che è davvero complesso accettare che un Dio, quale noi siamo, ceda al diavolo, da una terza parte almeno, il nostro diritto di emettere moneta. Ognuno di noi deve avere il diritto sovrano di emettere moneta. La fisica videonica all'interno dell'holographic money in realtà crea armonia, gli algoritmi sono armonici all'interno dell'holographic money, mettendo sempre al centro l'uomo, in quanto è coscienza che fa esperienza del proprio sé. Ora, ci stiamo riferendo adesso a quella specie di aquilotto che trovate in alto a sinistra. Ora, quello è il simbolo della scuola austriaca. E questo concetto di sovranità, in realtà, lo troviamo qui, nella scuola austriaca, che rivediamo è la scuola di pensiero economico unica, fondamentale, che è stata bannata per diverso tempo. In questa, chiaramente la scuola austriaca ha, e là troverete nella parte 1 la descrizione, porta diversi concetti, le 5 proprietà del denaro, ma soprattutto i 5 principi fondamentali di un sistema economico monetario che è, tra il cui il più importante di tutti è la sovranità monetaria, cioè che dovremmo, non la sovranità monetaria dello Stato, che sappiamo chi sono loro, cioè la massoneria, non noi, e cioè che noi, come sovrani, dovremmo emettere il denaro in forma privatistica. Questo è il concetto fondamentale che entra in gioco. Ora, la consapevolezza della fisica evidionica inevitabilmente, diciamo, innalza lo spessore della scuola austriaca, perché crea quello che io chiamo AEA, anarchia economica armonica, che è l'essenza dell'holographic money. Ora, mi sto riferendo invece al simbolo del QFS che trovate sulla destra, in basso. Ora, questa teoria economica in realtà è fallace, e lo scrivo nella parte 1. Comunque noi nell'holographic money prenderemo soltanto le strategie, alcune cose importanti, e cioè le strategie di implementazione, come è organizzate il QFS, perché insomma stiamo parlando di gente molto seria. Stiamo parlando di Sergei Glaser, dell'economista russo. E però butteremo nel cestino la AI, la QFS, cioè l'intelligenza artificiale che è prevista nel QFS, che era ipocritamente decentralizzata, oltre ad essere molto invasiva. Dico brevemente che lì era previsto questo sistema di intelligenza artificiale nel QFS, esso diventava un'entità divina, infatti, per non parlare che prevedeva una GPS authentication, che è una cosa che non sta in cielo e in terra, in una maniera solo a livello tecnico. Altra cosa importante da dire è che però che dobbiamo capire che il QFS, in quanto essere l'ultimo sistema monetario ed economico, prevede, ricordiamolo, che il denaro non può essere legato a nulla, ma deve essere legato a un bene fisico, come l'oro, l'argento, più altre cose che lo descrivo in parte 1. Quindi un'altra, diciamo, l'holographic money infine importa dentro di sé una quarta tecnologia, che è il Bitcoin. Però il Bitcoin, a mio avviso, è una tecnologia che poi non è proprio in realtà una tecnologia, ma è una mescolanza, non è proprio una tecnologia pura, ma questo ci porterebbe troppo lontano. E per certi punti di vista è assai sospetta.
ma utilizzeremo la tecnologia solamente del blockchain del Bitcoin. E la cosa importante da capire è che noi nel sistema Bitcoin, la blockchain è una cosa importantissima. Nel QFS, nel nostro sistema olografico, invece non sarà così fondamentale, è importantissima, ma ci sono altre tecnologie, come abbiamo visto. Comunque il Bitcoin nasce per combattere, come sappiamo, lo strapotere delle banche centrali e della loro illegittimità a creare il denaro dal nulla. Però, ma poi si affida alla creazione del denaro, la moneta, ad oscure e altrettanto potenti entità dette miner, che è meglio dire mining farm. Il fulcro di questa menzogna risiede proprio nella emissione del denaro digitale all'interno degli algoritmi interni della Bitcoin. Quindi noi nella Bitcoin prenderemo l'ottima blockchain, il concetto, questa rete, questo registro di memorizzazione, transazione ci permette di essere decentralizzati, però butteremo nel cestino gli algoritmi di emissione del denaro previsti e ne parleremo. Per questo è importante. Comunque, molti di voi conoscono Bitcoin, però facciamo un breve riassunto. Bitcoin è una rete di consenso che consente il sistema di pagamento e la cui moneta è una forma di denaro completamente digitale. Ora, le prime specifiche del Bitcoin sono apparse, sono state pubblicate nel 2009 in una mailing list di crittografia da un certo Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto poi lasciò il progetto nel 2010 e poi senza rivelare molto di se stesso. Ora, dal mio punto di vista, e non solo, ma anche di molti altri persone, Satoshi Nakamoto non è né un uomo né una donna, ma con tutta probabilità è un gruppo di esperti in varie discipline che, secondo dal mio punto di vista, sono di origine, anche se di origine massonica, e ne parliamo di questo. In buona sostanza il Bitcoin non è altro che un'applicazione cellulare, wallet, che anche utilizzando col computer, che fornisce appunto un portafoglio elettronico personale, detto wallet, per accedere ai Bitcoin e consente appunto di inviare e ricevere denaro. Ora, i Bitcoin hanno una caratteristica simile al denaro, per questo è molto importante, che assomiglia al denaro fisico, ma però queste proprietà sono più matematiche che di livello fisico. Ora mi vorrei riferire alla slide successiva, che prevede, grazie Fabio, che prevede che come vedete si riferisce alla white paper famosa di Satoshi Nakamoto. Ora, questa white paper potete scaricarla chiaramente in tutte le parti su web, è tradotta in tutte le lingue del mondo. Chiaramente questa si riferisce solamente a quella italiano, e mi riferisco puntualmente al punto 6, l'incentivo, che qua stiamo parlando del cuore che descrive la creazione del denaro. Andiamo a leggere velocemente. Per convenzione, la prima transazione di un blocco è una transazione speciale che conia una nuova moneta di proprietà del creatore del blocco. Questo fornisce un incentivo ai nodi affinché sostengano la rete e fornisce un modo per la distribuzione iniziale di monete in circolazione, dato che non vi è alcuna autorità centrale che possa emettere. L'aggiunta costante di una data quantità di nuove monete è analoga al processo dei minatori d'oro che spendono risorse per incrementare in quantità di oro in circolazione. Nel nostro caso viene spesa potenza di CPU e viene consumata energia elettrica. Ora, all'inizio della diffusione del Bitcoin, stiamo parlando del 2010, tutti i possessori di un PC potevano minare Bitcoin, cioè emettere moneta. Ora, questo non è più possibile da diversi anni. Ora, attenzione, voglio dirlo subito, io sono al corrente delle motivazioni tecniche per cui oggi non è possibile che tutti siano in grado di minare Bitcoin, perché al Bitcoin, per avere un valore, deve basarsi su un concetto di scarsità tipico dell'oro.
Infatti il Bitcoin è stato progettato per diventare sempre più difficile da estrarre, man mano che più persone si uniscono alla blockchain. Infatti dovete sapere che ci sono dei miner che praticamente una volta che validano il blocco hanno diritto a una ricompensa. Tanto sto spiegando brevemente. Anche il tasso di ricompensa viene dimezzato ogni 210.000 blocchi, il che vuol dire che sono aggiunti alla blockchain. Ora, siccome ogni blocco viene minato in 10 minuti e praticamente ogni 4 anni la ricompensa viene dimezzata. Mi spiego meglio. Alla fine del 2012 il primo halving, che è questo l'algoritmo che fa questa operazione di dimezzamento, ha fatto crollare la ricompensa del Bitcoin da 50 a 25 Bitcoin. 4 anni dopo, quindi siamo al 2016, il secondo halving di Bitcoin ha ridotto ulteriormente la ricompensa, quindi stavamo del 53%, stavamo al 25 adesso, ed era nel 2016 12,5 Bitcoin. Dopo il terzo halving, il più recente, è avvenuto adesso nel 2020, dove la ricompensa è 6,25 Bitcoin per blocco. Ora, detto questo, però solo pochi hanno le risorse e quindi possono permettere di fare mining, questo crea inevitabilmente centri di potere di natura diversa, e questo viola il diritto di emettere moneta in maniera privatistica, come è previsto dalla scuola austriaca. Ora, tanto per capire, no? E adesso per capire bene di che ordini stiamo parlando, io vi do dei riferimenti della Dalian. Dalian è una mining farm, la prima al mondo, che sta in Cina. Ora, vi ricordate che dice Satoshi Nakamoto, nel nostro caso viene spesa potenza CPU e viene consumata energia elettrica. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Allora, il Bitcoin, in realtà, la Dalian, che sta in Cina, questa mining farm gigantesca, consuma la bellezza di 110 terabyte all'ora, 110 terabyte, scusate, per anno. Quindi stiamo parlando di un 0,55% del consumo annuo a livello planetario. Quindi questa 110 terawatt per anno è quanto spende la Svezia, che insomma sappiamo tutti che non sta all'equatore. Ma parlando invece della potenza CPU, dobbiamo dire un'altra cosa, che abbiamo detto nel 2010 uno poteva avere anche un computer normale, e praticamente poteva minare, ma adesso sono necessari dei computer specifici che si chiamano ASIC, che sono Application Specific Integrated Circuit, che non è che costano una fortuna, costano dai 2.500 ai $3.000 l'uno, però Dalian ha qualcosa oltre decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di questi computer specifici. Quindi potete immaginare che quindi il costo per minare per minare il Bitcoin. Ora, io mi sto riferendo alla slide successiva, dove sì, grazie Fabio, praticamente questo che vedete è un economista che probabilmente tutti voi conoscete, che leggiamo assieme, che non è che sono io che dico queste cose, e ci dice 15.833 indirizzi corrispondenti all'1,8 di tutti i wallet attivi detengono oltre 11 milioni di bitcoin, pari al 60% dell'offerta mondiale complessiva. Devi essere clinicamente stupido per pensare che si tratta di uno strumento finanziario rivoluzionario. E qua parla di ricchezza distribuita per bitcoin, diciamo. 116 indirizzi detengono oltre 3 milioni di bitcoin, mentre 22 milioni di address appena 43 bitcoin. Significa una media di 440 milioni di dollari per gli address dei super ricchi, contro i $23 di dotazione media per gli address dei poveri. Neanche il capitalismo fa peggio. Perché io sto parlando del Bitcoin e ho fatto questa
questo approfondimento, perché la scuola austriaca, che rivediamo è l'unica scuola veramente valida di pensiero, ha avuto negli ultimi anni, erano avvenute al Bitcoin, una scissione, per cui molti esperti della scuola austriaca, in realtà magari qualcuno lo è convinto, magari si è tappato il naso, comunque sono convinti del Bitcoin come moneta di riferimento. Questo io non sono affatto d'accordo, perché chiaramente, come avete capito, minare noi stessi la moneta la vedo proprio dura. Per cui noi per questo dico solo che ci prendiamo la tecnologia blockchain, che è molto interessante. Adesso io mi sto riferendo alla slide successiva, dove elenco, diciamo, l'agenda della holographic money. Allora, scusate. Allora, il primo punto faremo una breve overview architetturale e funzionale della holographic money. Poi faremo un internal design della holographic money system, così almeno qualcuno di noi ha l'idea di che cosa vuol dire, qual è il sistema con cui ci colleghiamo. Poi parleremo degli holographic money use case, che poi vedrete che non è una cosa molto semplice, che ci aiutano a capire come funzionano con tre fondamentali scenari, come funziona la holographic money. E poi parleremo delle 3 fasi di implementazione della holographic money, che prenderemo spunto dalle 3 fasi del QFS. Ora, quindi la holographic money estrae dalle 4 scienze e tecnologie presentate nella big picture che abbiamo visto prima, che era Videon, Scholastica, QFS e Bitcoin, solo gli algoritmi e strategie fondamentali. A livello infrastrutturale, hardware e software, l'holographic money non ha niente a che fare con il sistema di QFS. Il QFS è solo un finto sistema decentralizzato. Per non parlare del fatto che l'holographic money non ha alcun dio, non esiste alcun dio basato sull'intelligenza artificiale che giudica gli esseri umani, così come era con il QFS. Poi l'holographic money per l'utente sarà comunque estremamente semplice, perché sarà come il Bitcoin. Quindi potremo mandare e ricevere Bitcoin con il nostro applicativo wallet senza passare per nessuna banca, proprio come facciamo adesso con Bitcoin. Soltanto che ci sarà una novità assoluta, che il sistema holographic money, a differenza del Bitcoin, prevede, cioè rende ciascun utente un miner e quindi un emettitore del suo denaro. Cioè la holographic money, diciamo la holographic digital money, questa moneta digitale che emetteremo, rappresenta noi, le nostre capacità umane e professionali, che diventeranno denaro a runtime. Cioè ricordatevi un attimino questo, poi lo vedremo bene, ma qualsiasi moneta digitale che è esterna a noi, cioè che non rappresenta il valore e la capacità dell'uomo, è e sarà con tutta probabilità sempre una truffa, almeno come è stato previsto fino ad ora. Ora mi sto riferendo alla slide successiva, dove vedete la holographic money system. Ora, che cos'è? Qua stiamo facendo il diagramma a blocchi dell'holographic system. Allora, vedete quella mappa del mondo sulla sinistra? Beh, siamo noi, indica ognuno di noi libero di esprimersi, no? Come vuole, cioè quella anarchia in armonia. Allora, noi supponiamo che abbiamo uno smart, un telefono, un nostro telefonino, smart, quindi smart telephone, e quindi il box indicato come Digital Money Creation Compensation è quello che noi accediamo direttamente con il nostro applicativo con il nostro applicativo sul telefonino, piuttosto che con il computer. Diciamo che questo sistema, questo box è quello che ha connessione diretta con noi e
essenzialmente due funzionalità. Adesso parliamo soltanto a livello holographic money system, cioè descriviamo il sistema, poi entriamo nei dettagli funzionali. Allora, questo prevedrà, questo primo box, la creazione della holographic digital money e farà delle funzioni di compensazione, una sorta di clearinghouse, chiaramente aiutandosi con la blockchain. Il box è invece indicato come peer-to-peer intelligence human capacity, è il sistema DL, Deep Learning, della holographic money. Ora spiego un attimo brevemente questo concetto dell'intelligenza artificiale. Immaginatevi 3 cerchi concentrici, l'insieme, di cui gli altri 2 sono un sottoinsieme dell'altro. Allora, quello principale, quello esterno, consideriamolo, chiamiamolo AI, è l'intelligenza artificial intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che tramite diversi algoritmi praticamente parametrizza il modo decisionale del sistema. All'interno abbiamo la ML, la Machine Learning, che è, diciamo, una cosa un po' più evoluta dell'AI. Praticamente consente a un computer sapete che i vari sistemi, le varie farmaci sono necessari degli operatori, anche dei gruppi di operatori che controllano il sistema. Beh, il machine learning è un sistema che in realtà, oltre ad avere accesso può essere controllato dagli operatori, può controllare se stesso, ha l'intelligenza per prendere delle decisioni in maniera autonoma. Poi abbiamo all'interno della ML la DL, che è la Deep Learning. La Deep Learning che cos'è? È proprio il sistema più evoluto, in cui il sistema, l'intelligenza artificiale sembra umano, perché tramite algoritmi di sistema, reti neurali, algoritmi, praticamente consente di apprendere, simula. Infatti la DL però internamente la dobbiamo dividere in 2 categorie che per semplicità possiamo chiamare hard e soft. Hard significa che sono, diciamo, quelle persone che credono che la DL, cioè il sistema, un giorno, una macchina, un giorno avrà coscienza. Così come questi esperti del QFS che mettono questa intelligenza artificiale, che credono che è un dio, che ha le possibilità di giudicare, eccetera. Mentre io, francamente, faccio l'altra parrocchia, la parte soft, in cui dico che l'intelligenza artificiale è importantissima, è un alleato formidabile, chiaramente non potrà mai essere come l'uomo e non avrà mai coscienza. Questo è molto importante perché adesso iniziamo a capire, dopo questa piccola parentesi, qual è la funzione di questo blocco. La sua funzione è quello di creare proprio un oceano potenziale di domanda e offerta. Crea il libero mercato. Cioè l'holographic money è strutturata in modo tale che non potrà in ogni caso, cioè la parte dell'intelligenza artificiale, quella che stiamo vedendo, non potrà mai risalire a noi. Noi esseri umani siamo completamente anonimi per questo sistema. Quindi questo sistema, questa box, in realtà conosce tutto di noi, ma in realtà non avrà modo mai di risalire a noi. Questo perché? Quindi la holographic money non potrà mai priorizzare l'essere umano in base a strane meritocrazie di tipo massonico. Quindi è una cosa molto importante. Quindi esso non ha nulla a che fare con l'intelligenza artificiale prevista nel QFS, perché dove là addirittura giudicava l'uomo, addirittura lo autenticava, qui non ha questa funzionalità. Ora mi sto riferendo alla slide successiva, dove esatto. Allora, vedete qua abbiamo detto che la fisica evidionica prende gli algoritmi, noi importiamo degli algoritmi armonici all'interno della nostra holographic money. Effettivamente quello che vedete è proprio la croce a 3 assi, la croce a 6 assi della fisica evidionica.
Ora, guardiamo per esempio la peer-to-peer intelligence, il sistema di intelligenza artificiale, diciamo. Esso crea, praticamente, immaginiamoci che è uno spazio-tempo piatto, un piano spazio-tempo piatto, dove bidimensionale, dove qui offre un oceano potenziale di domanda e offerta. Ora, dall'altra parte abbiamo invece, siamo noi che praticamente l'asse delle energie, che diamo noi vita a questo oceano di domanda e offerta. Siamo noi che prendiamo questi progetti e gli diamo vita. Siamo noi che creiamo la moneta. Ora, passiamo brevemente agli altri blocchi. Allora, il secondo blocco è la blockchain cube, che è la parte che cos'è? Allora, quindi il box indicato digital money praticamente si va a interfacciare con questa blockchain cube, che è un altro che è in realtà una matrice tridimensionale di blockchain, però lasciamo perdere. Però tutto questo immerso nell'IT security theoretica, così come la digital money creation e compensation, quindi discipline che consentono una sicurezza di altro livello. Dopo sotto abbiamo la peer-to-peer network. Il peer-to-peer network è per sua natura una tecnologia che viene detta disruptive technology, significa molto molto potente, che cambia le carte in gioco. Tant'è vero, il Bitcoin si basa sul peer-to-peer, non potrebbe mai essere quello che è se non si basasse sulla peer-to-peer network. Però chiaramente questo dovrà in realtà migrare su quello che in realtà io chiamo holographic OS. In realtà nel mio libro parlo di un nuovo concetto di sistema operativo olografico, perché quindi frattalico, che è gigante, e comunque in ogni caso, senza entrare nei particolari, questo serve per motivi di sicurezza. Ma immaginate che nell'holographic OS, la holographic money è solo un'applicazione che gira all'interno dell'holographic OS. Dovete anche immaginare di capire un'altra cosa importante, e cioè che l'holographic OS, diciamo, prevede, allora, vedete sotto, avete un altro stato, internet. Internet normalmente è la nostra rete che noi consideriamo pubblica, ma in realtà è privatissima. Al suo interno c'è un buco nero gigantesco, e di questo ne parlo nel livello -3. Ora, e quindi dovremo prevedere in futuro sicuramente quello che l'attivazione del Tesla World System. Io di questa tecnologia ne parlo nel primo video che ho fatto con Border Knight, dove addirittura faccio vedere proprio che è presente nel mondo un Tesla World System, un datore Tesla, addirittura sta in Texas, che comunque, adesso senza entrare troppo nei dettagli, dovete capire che il Tesla World System è una tecnologia fantastica, che non è vero che non ce l'hanno solo i militari, ma come ho detto nel video, alcuni di noi la conoscono, e la conoscono pure molto bene. E comunque dovete capire che il Tesla World System non può esistere senza che ci sia un sistema monetario ed economico planetario che gestiamo noi. Perché dovete sapere che il Tesla World System, che la torre Tesla, che è stata creata da Nikola Tesla, la prima e unica, a Wonder Cliff, a New York, è stata buttata giù a causa da JP Morgan, perché Nikola Tesla aveva dei debiti JP Morgan, quindi la tecnica del denaro, quindi sbagliare è umano, perseverare è perverso, quindi noi dobbiamo necessariamente cambiare il mondo, ma lo possiamo fare attraverso un sistema economico e monetario nostro, che deve essere armonico, anarchico e armonico. Ma adesso entriamo nell'altra, mi sto riferendo all'altra slide, così iniziamo a vedere come funziona il sistema. Allora,
Allora, che cosa è? Allora, innanzitutto una piccola premessa tecnica, che vedete là, vedete il use case. Che cos'è il use case? Use case è tradotto in italiano è il caso d'uso. È una, diciamo, una tecnica basata che usano gli ingegneri del software che per scrivere di programmi di altissima qualità. E praticamente è una tecnica che ti consente di creare dei scenari dove due attori, vedete quegli omini, si interfacciano, interagiscono fra di loro e in mezzo a loro c'è un sistema che in questo caso che potrebbe essere che adesso per esempio possiamo spiegare meglio, cioè negli use case. Allora guardiamo questa figura. Allora abbiamo al centro l'holographic money e abbiamo sulla destra lo use case 1. Che cos'è? E abbiamo sulla sinistra il nostro use case 2. Allora, use case 1 che cos'è? Use case 1 è il caso in cui l'emettitore e chi riceve il denaro fanno entrambi parte della holographic money, cioè come vedete HM, quelle due frecce che si rincorrono fra di loro. Quindi sia i due attori, ricevente e mittente, destinatario di quelle delle transazioni, fanno parte dell'holographic money. Questo chiaramente è il caso ideale, il più semplice. Chiaramente non è attualmente non è presente, visto che non esiste l'holographic money, però allo stesso tempo ci dà la possibilità di capire come funziona a livello operativo. Dall'altra parte invece abbiamo una cosa differente, abbiamo che il mittente, cioè l'emettitore, è membro del sistema economico olografico, holographic money, mentre chi riceve il denaro non fa parte di questo sistema anarchico e armonico, ma ancora appartiene ai vecchi sistemi previsti dalla massoneria, che sono GFS e QFS. Ora, entriamo nel vivo dello use case 1 e così vediamo come funziona. Mi sembra assurdo, ma adesso poi nei vari use case 2 vedremo che in realtà questo è già stato fatto, questa cosa. Poi noi parliamo. Comunque, la cosa funzionale a livello operativo che cos'è? Io emetto moneta digitale, non fisica, quello che mi serve per acquistare le mie cose. Quindi parallelamente questa emissione di denaro digitale dovrà essere in qualche modo coperta, e quindi sulla base della mia professionalità il sistema di deep learning, una volta interrogato, mi indicherà una serie di possibilità spazio-tempo, cioè questo oceano potenziale di domanda e offerta adeguato per me. Ricordiamo che io sono anonimo e quindi non c'è possibilità di fare priorizzare in maniera strana le varie progetti che normalmente noi possiamo accedere. E in questo modo il sistema di DDL mi permetterà di coprire con le mie capacità la mia esposizione finanziaria. Esempio, io sono un professionista del mondo IT, mi devo comprare un'auto, emetto moneta digitale sufficiente per comprarmi quell'auto. Visto che sono un membro dell'holographic money e sono una persona consapevole, allora a questo punto lancio un'offerta, una richiesta alla E, la quale in qualche modo mi ritorna tutte le attività professionali idonee per me. E una volta scelta l'opportunità lavorativa, tra quelle indicate, io mi attivo asse dell'energia per portarla a termine. Ora, se questo vi sembra assurdo, immagino, in realtà non è così, perché la crisi economica ci dimostra nei fatti che questa pratica è assolutamente possibile, è quella, purtroppo in alcuni casi è quella normale, e mi spiego meglio. Oggi, a causa della crisi economica, molti di noi stanno comprando con la propria carta di credito un prodotto, un servizio, nonostante che lui o lei non ha copertura finanziaria nel suo conto corrente. Ovviamente questa persona il mese successivo che cosa fa? Attraverso il proprio lavoro coprirà questa sua esposizione monetaria, finanziaria. Ma se ci pensiamo bene, nel use case 1 io faccio esattamente la stessa cosa. Io sto emettendo moneta e mi attiverò attraverso le mie capacità professionali
ed umane e coprirò questa esposizione finanziaria al 100%. La cosa meravigliosa da comprendere è che io non ho esposizione verso una banca, ma io sono la banca centrale, io mi finanzio da me, le mie attività imprenditoriali, io ho le risorse finanziarie per materializzare i miei desideri, perché io ora ho un alleato formidabile che è l'intelligenza artificiale, la quale è usata questa volta è usata in maniera etica, dove la tecnologia finalmente è al servizio dell'uomo. Un'altra cosa importante da comprendere è questa che io nel parte 1 facevo una differenza importantissima tra moneta e denaro. E la devo per forza ripetere, cioè che la moneta è il circolante emesso dallo Stato, che sia carta o moneta, quello che sia, per un certo periodo storico. Il denaro è totalmente differente. Il denaro è il circolante, mettiamolo così, che è accettato dal mercato, e quindi possono essere caramelle, il vecchio gettone telefonico e la nostra volontà di cambiare il mondo. Ora, facciamo di nuovo riferimento allo use case 2. Allora, abbiamo detto che use case 2 è il caso in cui l'emettitore è membro del sistema economico Holographic Money, mentre l'altro invece appartiene all'altro sistema, agli altri sistemi, GFS o QFS che sia. Ora, vedete, in realtà noi stiamo in realtà vedendo, come siamo davanti a un bivio. Ora, questa slide che vedete in piccolino questa volta è una slide che presento in parte 1, dove descrivo che da una parte, alla sinistra, abbiamo la matrix, e non per niente vediamo sulla sinistra, in linea con GFS e UFS, abbiamo la matrix, cioè il vecchio sistema massonico dell'emissione centralizzata, ipercentrale della moneta, mentre dall'altro abbiamo il mondo felice, l'emissione del denaro assolutamente privata, privatistica, ne mettiamo noi il denaro. Ora, quindi, se noi ci pensiamo, noi siamo davanti a un bivio. E quindi quello che io chiamo use case 2.1 e use case 2.2. Che cos'è? Allora, use case 2.1 è il caso d'uso, il use case, in cui chi riceve il denaro pur appartenendo al GFS o QFS che sia, ha voglia di cambiare il mondo e quindi è pronto a fare un investimento sul futuro, dando credito al sistema monetario Holographic Money. Cioè, praticamente è il personaggio che nel bivio gira a destra, va nel mondo felice. Nel use case 2.2 è il caso d'uso in cui chi riceve il denaro appartenente al GFS non ha voglia di cambiare il mondo, ma per motivi personali, diciamo così, è ancora vincolato al sistema monetario GFS e QFS, e quindi è il personaggio che nel bivio gira a sinistra, quindi va dritto dritto nella matrix. Allora, entriamo nel use case 2.1, che è chi ha voglia di cambiare il mondo. Allora, in questo caso che cosa significa? Che l'utente riconosce il valore della moneta digitale del sistema Holographic Money. Tale volontà, che può essere legata al profitto, alla volontà di cambiare il mondo, si spera, fa letteralmente materializzare un miracolo. Ora, questo vi sembra, nella storia sono successe che grandi personaggi hanno letteralmente cambiato la storia il corso della storia. Ma però noi facciamo un esempio calato in questa nostra realtà monetaria. Quello che racconterò è un fatto veramente accaduto, ed è accaduto il 22 maggio del 2010, che è un giorno ricordato come The Bitcoin Pizza Day. Allora, in quella data è avvenuto il primo acquisto di merce utilizzando Bitcoin. Cioè, praticamente 2 pizze formato gigante, formato famiglia, sono state acquistate per 10.000 Bitcoin. Adesso non parliamo del fatto monetario, perché poi ne parliamo dopo, per convincere gli scettici, diciamo. Ora, respiriamo insieme a questa bellezza un attimo, perché questo evento storico in cui un'idea di una moneta digitale inventata da zero
compra un prodotto reale, cioè 2 pizze, nel mondo fisico. Quindi siamo davanti sediamo davanti, se ci pensiamo bene, a una sorta di miracolo, dove un'idea nel mondo digitale si materializza, nel mondo reale. Ora, cosa è accaduto? È accaduto che un ingegnere programmatore del Bitcoin Core, il Bitcoin Core è un nodo full option, chiamiamolo così, che è in grado anche di emettere moneta, guarda caso, all'interno nodo della blockchain. E questo ingegnere programmatore del Bitcoin Core si chiama Laszlo Aniec. Allora, a questo personaggio, anche a cui dobbiamo molto, gli viene in mente di comprare, attraverso le monete Bitcoin da lui stesse emesse, attenzione, 2 pizze giganti, formato famiglia, il modello Papa John's, chiamiamolo così, che è una specie di pizza gigante che noi italiani non ce la mangeremo perché è piena di salse e cose varie, le quali però dovevano essere inviate a casa sua. Quindi lui vuole comprare con i suoi bitcoin che ha emesso, 10.000 bitcoin, 2 pizze che qualcuno gliele deve portare a casa sua. E quindi che cosa fa Laszlo? Scrive questa sua richiesta in una chat tecnica del mondo informatico. Allora, alcuni membri di questa chat gli fanno presente in maniera educata, e diciamo a trovare le persone educate di questi tempi, visto quello che mi hanno scritto l'ultima volta nella mia precedente presentazione. Comunque, alcuni membri di questa chat fanno presente educatamente a Laszlo che questa sua idea è alquanto bizzarra, diciamo strana, impossibile, senza senso, anche dal punto di vista economico, visto che 10.000 bitcoin all'epoca sul mercato delle valute digitali valevano $41. Lo so, adesso è qualcosa di ben diverso, lo vedremo. Mentre 2 pizze comunque, quindi 10.000 bitcoin valevano $41, mentre 2 pizze formato gigante valevano $30. E quindi Laszlo stava perdendo anche $10 per una transazione che non era compresa, in questa non era affatto compresa. Ma attenzione, questa transazione non è mai avvenuta, è la prima mai avvenuta nella storia, era stata la prima in assoluto. Allora che fa Laszlo? Non demorde, lui sa cosa vuole e quindi lo spiega in un ulteriore post e scrive, adesso non ricordo bene le parole esatte, ma scrive un pensiero che è esattamente quello mio. Lui desiderava che un'idea nel mondo virtuale sia in grado di manifestarsi anche nel mondo fisico. E quindi 2 pizze a casa sua, in pratica, con 10.000 bitcoin. Allora che cosa accade? Che trascorrono 10 giorni, la gente continuava a dirgli cose su, ma in maniera sempre educata, e però dopo 4 giorni avviene una sorta di miracolo. E cioè che cosa avviene? Che un altro ingegnere di nome Jeremy Stardivant, il nickname in questa chat era chiamato, chi lo sa probabilmente era Jerkos, che all'epoca aveva 19 anni. Allora che fa Jerkos? Accetta la sfida e per l'occasione si mette nei vesti di pizzaiolo, diciamo così, ma in realtà che cosa fa? Chiama lo Speedy Pizza di turno negli USA e dice guarda, compra queste 2 pizze e le invia all'indirizzo che Laszlo gli aveva indicato per email. E praticamente Jerkos che cosa fa? Dà credito alla nascente Bitcoin. E qua si cambia la storia del mondo, ragazzi. In quel momento è nato ufficialmente il Bitcoin come una vera e propria moneta perché aveva ripercussioni nel mondo fisico. Ora la stessa cosa può nascere con Holographic Money, solamente che questa volta noi cambiamo proprio il mondo, perché come noi, anche noi come Laszlo, emettiamo moneta digitale parallelamente e ci impegniamo a coprirla con il nostro valore umano e professionale. Ora andiamo nel use case 2.2, quello in cui il personaggio che su questo bivio non ha voglia di cambiare il mondo, quindi gira sulla sinistra, va dritto verso la Matrix. Quindi siamo ovviamente nel caso d'uso chi riceve il denaro non riconosce il valore della moneta digitale, della holographic money. In questo caso chiaramente non avviene alcun miracolo, quindi c'è un'assenza di volontà. La moneta digitale appartenente al ciclo olografico non viene quindi accettata e quindi il possessore di questa moneta digitale
non può comprare nulla sul mercato tradizionale, chiaramente, e quindi l'acquirente dell'holographic money, se vuole comprare un prodotto, un servizio di colui che non ha accettato la sua offerta sulla moneta digitale, deve chiaramente per forza di cose comprarla attraverso la moneta prevista nei canali standard, GFS o QFS, e chiaramente non si cambia la storia del mondo. Però ovviamente il nostro obiettivo è quello di convincere, diciamo, gli scettici, i titubanti, e prendere in considerazione di investire tempo e risorse sul sistema economico holographic money. Chiaramente i vantaggi dell'holographic money, ve li potete immaginare, sono diversi, e ne parleremo a breve. Però quello che poi mi preme di più di questi vantaggi è quello di aver contribuito a cambiare il mondo. Ora, pensiamo a questa cosa, cioè rifacciamoci di nuovo l'esempio che è avvenuto il 22 maggio del 2010. Spesso si racconta che questo ingegnere, Jeremy Stardivant, quello che è Jerkos, è stato intelligente, chiaramente, accettare nel 2010 10.000 bitcoin. Ricordiamo che in quel momento valevano 10.000 bitcoin, valevano $41, quindi ogni bitcoin valeva 0,0041 dollari. E quindi in cambio di 2 pizze, e quindi diciamo che guadagnava $10, ma poteva anche perderli. Però lui che fa? Lui accetta. E lui si prende questi 10.000 bitcoin. Oggi, chiaramente, gennaio 2023, il bitcoin sta a circa inferiore a 16.000 euro ogni bitcoin. Quindi se oggi se Jerkos ha un patrimonio di 160 milioni di euro, oppure se Jerkos l'ha venduto nel novembre del 2021, lì il bitcoin ha raggiunto un livello massimo. Ogni bitcoin valeva 56.000 euro, quindi stiamo parlando, se l'ha venduto in quel periodo aveva guadagnato 560 milioni di euro. Quindi, però io non voglio fare presa dal punto di vista venale, no, assolutamente no. Io il concetto che voglio far passare è un altro, che oggi tutti noi abbiamo l'occasione di essere come Jerkos, siamo tutti ricchi, perché cosa c'è di più bello di vivere in un mondo felice? Per non parlare del fatto che il sistema holographic money prevede che ciascuno di noi è emettitore del proprio denaro e poi lui si farà carico di coprirla. E quindi lui può fare esperienza dei suoi desideri. Stiamo cambiando il mondo, è un altro mondo quello che nasce. Quindi, per parlare invece degli altri vantaggi, dobbiamo dire che non esisterà, diciamo, nessun più disoccupato se usiamo l'holographic money, perché siamo tutti felicemente occupati. Finalmente il mondo sarà liberato, finalmente, dai parassiti, perché questo sistema economico è basato sul fare. Questo è il concetto fondamentale. La tassa, altra cosa importante, la tassa sui propri guadagni saranno del tutto abolite. Ora, c'è una frase del grande Maffeo Pantaleone, che ha scritto un libro bellissimo del 1889, I principi dell'economia pura. Lui che cosa disse? Qualsiasi imbecille è capace di governare mettendo le tasse. Quindi noi non possiamo prevedere, noi cambieremo tutto, cambiando la moneta, il sistema monetario ed economico, cambiamo tutto, anche lo Stato. Quindi le grandi corporation imploderanno su loro stesse, perché apparirà a tutti chiaro che l'accentramento di potere nel mondo economico è solo la lunga mano della massoneria. Per noi, per poi essere, quindi lo Stato dovrà essere ricostruito, per non parlare certo anche dello Stato, che dovrà essere ricostruito dalle ceneri, da noi stessi. E tutto questo e molto altro ancora genererà l'holographic money, perché tale sistema, l'abbiamo detto, si basa sul concetto di A e A, anarchia economica e armonica, perché l'holographic money prevede che ciascuno di noi emette il proprio denaro di cui necessita. Ora, parliamo un attimo della fase di implementazione dell'holographic money, e noi ci rifacciamo le stesse 3 fasi
che saranno previste nel QFS, cioè però cambiandole opportunamente. Allora ricordo brevemente che Sergei Glasiev prevedeva che le varie nazioni che prevedevano l'alleanza che entravano nel sistema QFS dovevano usare per i loro scambi le valute nazionali, che poi ci sarebbero stati dei meccanismi di compensazione. Poi però in questa prima fase del QFS il dollaro comunque rimaneva la valuta di riferimento. E poi diceva però Glasley diceva che comunque le varie nazioni avrebbero dovuto iniziare a sbarazzarsi dei loro asset in dollari. E questa fase 1, secondo i miei calcoli, è finita nel 2022. E quindi noi, che cos'è invece fase 1 nel sistema Holographic Money? Chiaramente noi attiviamo il sistema Holographic Money, noi attiviamo chiaramente, stiamo chiaramente a cavallo tra i due sistemi, Holographic Money e il sistema massonico GFS e QFS, e chiaramente chi aderirà al sistema Holographic Money pagherà con la moneta digitale, oppure chiaramente sarà costretto a utilizzare la moneta prevista dal QFS o GFS o QFS, però piano piano dovrà pensare di smobilitare i suoi asset su questa moneta. E qua il tempo passa, entriamo in fase 2. Allora, fase 2, facciamo il fase 2 del QFS, prevedeva dei nuovi meccanismi di tariffazione e prevedeva che non si faceva più riferimento al dollaro. Qui, attenzione, secondo quello che diceva Sergei Glasi, che si faceva intendere che il fase 2 è adesso, in questo momento, in gennaio, forse febbraio, quindi stiamo parlando che chiaramente se non si fa, queste nazioni non fanno più riferimento al dollaro, a breve si sarà la madre di tutte le crisi. E quindi la fase 2, invece dell'holographic money, sarà questa che vi descrivo. Allora, la fase 1 del sistema holographic money, inevitabilmente, per come è fatta, annichilerà il bugiardo sistema economico attuale, GFS, QFS che sia, perché le banche centrali, lo Stato, le multinazionali, tutti i centri di potere, Chiesa compresa, imploderanno su loro stesse, perché il sistema economico previsto dalla massoneria, bianca o nera che sia, sarà in via di estinzione. In una società, in un mondo in cui vige l'anarchia in armonia, dove tutto è distribuito e simmetrico, la massoneria non avrà più spazio. A questo punto, tanto per iniziare, noi ci riprenderemo l'oro di Stato, che è Stato legittimamente appartiene a noi, lo diremo equamente. Ovviamente la holographic money in questa fase 2 non accetterà più le monete GFS e QFS. Ora, l'oro, perché ne parlo? Perché l'oro sarà necessario per creare la moneta fisica, il sistema holographic money, che possiamo chiamare holographic physical money, la quale sarà indissolubilmente legata all'oro o frazioni di esso. La cosa importante da capire è che ci dovrà essere una corrispondenza 1 a 1 tra l'holographic physical money e la holographic digital money. Questo vuol dire che il bancomat non erogherà solo il denaro che noi possediamo nel nostro wallet, ma anche una stampante di denaro che io genero in quel momento, in quel preciso momento, che ricopriremo di valore attraverso le nostre attività professionali. Ci agganceremo a quello che è prima. Un'altra cosa, ricordiamo che il nostro denaro digitale comunque lo teniamo, abbiamo il nostro telefonino, e che chiaramente con il nostro smart device all'interno del quale ci sarà l'applicativo, il wallet specifico, l'holographic money, e dove noi ci scambiamo il digital money, così come facciamo col Bitcoin, solamente in questo caso gli istituti di credito, che altri si estingueranno anche loro e saranno un brutto ricordo del passato pure loro. E quindi è estremamente importante sottolineare che per ragioni
tecniche e filosofiche, il sistema di holographic money prevede la presenza del denaro fisico, almeno a fase 2, perché un sistema economico serio deve per forza di cose prevedere la presenza del denaro fisico, il quale per definizione è la merce più commerciabile. Cioè, il motivo è molto semplice, che il sistema di deep learning non può gestire, un po' connettere in maniera armonica le nostre professionalità e rendere creare il mercato potenziale della domanda offerta in tutte e coprire tutti gli scenari. Immaginiamoci, tanto per essere chiari, il venditore al dettaglio oppure l'artigiano che sta da qualche parte, insomma. Chiaramente in questi casi la moneta fisica è l'unica soluzione e questo deve essere legata chiaramente per forza ad un bene fisico riconosciuto anche da loro, così anche loro potranno riconoscere la moneta fisica, perché il denaro è la merce più commerciabile. E quindi a fase 2 si sconfiggerà la massoneria attraverso il denaro, la cosa incredibile, che è la loro arma prediletta. Ora, entriamo finalmente a fase 3. Fase 3, Sergei Glasi ci diceva che iniziava la creazione della moneta digitale e questa doveva essere completamente controllata da un sistema di AI che addirittura girava su 24 satelliti GPS che ricordiamo che orbitano a 24.000 km dalla Terra, che l'autenticazione doveva essere posizionata, GPS authentication, che magari ci potremmo essere installati in biochip all'interno del nostro corpo, prevedeva uno scenario orwelliano. La fase 3 dell'holographic money è completamente diversa. Ora io non so, ad un certo punto, io non so, fra 10 anni, 20 anni, 100 anni, l'uomo si renderà conto che il denaro non ha più senso, perché il mondo felice ormai è giunto a uno stato molto avanzato. Quindi saremo tutti ricchi, per definizione il denaro non esisterà più. Incredibilmente abbiamo creato un altro immenso miracolo, perché abbiamo creato un mondo felice, dove non c'è bisogno del denaro per vivere la nostra vita. Se ci guardiamo indietro, rimarremo basiti di questo fatto, perché già a fase 2 abbiamo sconfitto la massoneria usando il denaro che è la loro merce, la loro arma prediletta, per poi semplicemente eliminare il denaro a fase 3. E come diceva il grande Leonardo da Vinci, la semplicità è l'ultima sofisticazione. Tutto qui. Allora, Walter, vogliamo anche vedere in conclusione, quindi volevo capire, cioè è un qualcosa ancora che non c'è o qualcuno può già iniziare? Questo io non ho capito. Ecco, questo non c'è, perché dovremo chiaramente, noi in queste due puntate, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una matrice dove abbiamo messo i vari task da fare e sulle colonne che abbiamo il cosa, il perché, il come, e adesso dobbiamo riempire il chi, quando e quanto. Descrivo meglio la cosa. Noi, la scuola austriaca ci dice cosa? Cioè che noi dobbiamo emettere il denaro. Sappiamo perché siamo in balia, noi siamo in balia della massoneria. Il come, lo abbiamo detto, è l'holographic money, che si basa su un concetto, su 4 discipline, che noi quindi e abbiamo visto con l'esempio di vari use case, soprattutto con l'esempio di Laszlo e Jeremy, che praticamente questo è potenzialmente, questa cosa è potenzialmente fattibile. Quindi a noi che cosa ci rimane? Capire chi, quindi mettere una squadra di economisti che però devono sapere conoscere la scuola austriaca, ma che non siano, diciamo, abbiamo detto che si è scissa, devono anche loro capire che il Bitcoin non può essere quella adeguata, ma serviranno non solo economisti, serviranno avvocati. Qua io non vi posso essere utile perché
perché è molto difficile la faccenda. Saranno necessari diciamo anche ingegneri software, ingegneri hardware, saranno necessari fisici, quindi bisognerà creare anche tutto un supporto della gente che vuole cambiare il mondo. E chiaramente una volta che abbiamo tutto questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo decidere il quando e il quanto. Allora, questa squadra non dovrà, che cosa dovrà fare? Dovrà tirare fuori dei requisiti che non saranno facili, ma io prevedo che saranno possibili realizzarli all'interno di un anno. Questi requisiti, diventeranno algoritmi che dovranno essere inseriti all'interno dell'intelligenza artificiale della Holographic Money. E questo non è una cosa così immensa, ma sarà in un anno, anche questo sarà realizzabile. Quindi stiamo parlando che nel 2025, in 2 anni, noi invece possiamo realizzare un sistema di questo tipo, ed secondo me è assolutamente fattibile. Bene, Walter, ricordiamo anche il tuo libro Livello 3, è tempo di T-Security Rating, il link in descrizione, trovate il link, e poi c'è anche il sito level-3.net per chi vuole approfondire anche soprattutto le tematiche che avevamo affrontato anche nella prima puntata, anzi il primo incontro che abbiamo fatto insieme. Walter, io ti ringrazio molto. Ti ringrazio a te per avermi invitato e un saluto a tutti. A presto.